questo nuovo approfondimento. Oggi ci tuffiamo in un concetto davvero affascinante che sta prendendo piede nel mondo dell'outdoor e dell'arrampicata sportiva, la falesia digitale, o se preferite la smart crag. In pratica stiamo parlando di quando l'alta tecnologia incontra la nuda roccia, un mix incredibile tra puro rispetto per l'ambiente e massima efficienza tecnica. Iniziamo subito. Allora, vi è mai capitato di trovarvi in falesia, magari sotto un sole che spacca le pietre, a fare quel frustrante balletto per trovare la via giusta? Sfogliate nervosamente la solita guida cartacea, strizzate gli occhi per decifrare una scritta a vernice ormai mezza cancellata sulla roccia e alla fine vi chiedete: ma è davvero questa la linea da seguire? È un'operazione logorante, vero? Fa solo perdere un sacco di tempo e onestamente energie preziose che andrebbero dedicate all'arrampicata vera e propria. E qui entra in gioco un contrasto pazzesco tra vecchio e nuovo. Da una parte abbiamo il caro, vecchio, ma diciamocelo, disordinato approccio analogico, vernice che macchia la roccia, nomi sbiaditi, guide che a volte creano più confusione che altro. Dall'altra parte, la magia del digitale. Un semplicissimo, elegantissimo tocco dello smartphone su quelle che possiamo chiamare gemme digitali. Niente più scritte invadenti, solo un'interazione fluida e quasi del tutto invisibile. Ma cos'è esattamente che fa funzionare tutto questo? Beh, il vero motore di questa rivoluzione è un oggettino minuscolo chiamato chip NTG213. Stiamo parlando di chip NFC super economici, spesso forniti comodamente su un semplice nastro adesivo, che vengono letteralmente incastonati all'interno della roccia. Permettono al telefono di identificare la via in un nanosecondo. È incredibile come riesca a creare un ponte perfetto tra natura selvaggia e tecnologia di tutti i giorni, ed è un sistema super accessibile a chiunque si trovi in parete. E c'è un numero specifico che rende possibile questa magia: 13,56. Parlo di megahertz, ovviamente. Ora, perché chi scala dovrebbe interessarsi a un dettaglio così tecnico? Perché 13,56 MHz è lo standard universale della tecnologia NFC, in parole povere, compatibilità totale. Che si abbia in tasca un Android o un iPhone di ultima generazione lo leggerà senza battere ciglio. Zero attrezzatura speciale richiesta, basta usare il telefono che avete già nello zaino. Fantastico, no? E poi c'è un altro numero da tenere a mente: 137. Questi sono i byte di memoria ottimizzata del chip. Sì, avete capito bene, byte, non gigabyte. Sembra una miseria, vero? Una capacità di archiviazione assolutamente minuscola, ma per questo scopo è perfetta. In 137 byte ci sta comodamente il nome della via, tipo Topolini Ballerini, il grado, mettiamo un 7A, e avanza pure spazio per la data esatta di chiodatura o un link web. È l'essenza stessa dell'efficienza. E proprio perché i dati sono così leggeri, la velocità di trasferimento è letteralmente istantanea. Non serve stare lì impalati con il telefono incollato alla parete, basta un rapido tap e boom, le info sono sullo schermo. E se parliamo di manutenzione, c'è una flessibilità pazzesca. I chiodatori possono aggiornare i dati del chip fino a 100.000 volte. 100.000! E basta usare un'app gratuita come NFC Tools per cambiare un grado in pochi secondi. Ora, magari vi state chiedendo come si installano materialmente queste gemme. È un processo sorprendentemente poco invasivo. In pratica si fa un foro minuscolo profondo appena 3 o 4 mm alla base della via. Si soffia via bene la polvere, si mette un tocco di resina epossidica bicomponente, si posiziona il tag a filo e lo si copre con una resina trasparente. Infine lo si programma dal telefono. Un lavoretto meticoloso, certo, ma ci vogliono pochissimi minuti. E una volta che quella resina trasparente si è asciugata completamente, diventa dura come la pietra. Visto che il tag è perfettamente a filo con la roccia, è sigillato e blindato contro qualsiasi cosa: raggi ultravioletti, intemperie, acqua piovana. E fattore cruciale, le manomissioni. È letteralmente impossibile staccarlo a mani nude o con attrezzi semplici senza andare a distruggere la roccia circostante. Diventa a tutti gli effetti un elemento invisibile e inalterabile del paesaggio. Quindi, tirando le somme, quali sono i veri vantaggi di questa transizione digitale? Per chi scala, identificazione immediata e zero stress, quindi più tempo per concentrarsi sul movimento. Per i chiodatori, aggiornamenti super facili, rigorosamente protetti da password, dicendo addio per sempre a vernice e pennelli. Ma il vero vincitore, senza dubbio, è la roccia. L'impatto visivo e chimico crolla drasticamente. Un microforo discreto prende il posto di quei bruttissimi segni di vernice che macchiano la parete. C'è un risvolto economico forse ancora più assurdo in tutta questa faccenda.
Sapete quanto costa attrezzare una singola via con questo sistema intelligente? Meno di un caffè al bar. È una soluzione economica alla portata di qualsiasi associazione sportiva. E c'è di più. Questi tag NTAG 213 non hanno batterie interne. Zero. Prendono quel briciolo di energia che gli serve per funzionare direttamente dallo smartphone nel momento esatto della lettura. Niente batterie significa che, protetti lì sotto la resina, questi oggettini sono stimati per durare decenni. Tutto questo però ci porta a una domanda fondamentale, che è un po' il fulcro del discorso. La comunità dell'arrampicata è pronta? Sareste contenti di trovare queste piccole gemme digitali alla base delle vostre vie preferite? Chi chioda le pareti accetterebbe di fare un piccolo foro in più se questo significasse liberarsi per sempre della vernice chimica e dell'incubo delle guide non aggiornate? È uno spunto di riflessione davvero potente su quanto siamo disposti ad accogliere il digitale per preservare le nostre falesie. E per chiudere, c'è un pensiero tratto dai materiali che abbiamo analizzato oggi che racchiude tutto in modo perfetto. Il futuro è digitale, ma l'anima resta sulla punta delle dita. È proprio così, no? La tecnologia ci fornisce strumenti geniali per azzerare la frustrazione e rispettare l'ambiente in modo più efficiente. Ma la vera magia, quella danza pazzesca sulla roccia verticale, la forza mentale e lo sforzo fisico, quelli resteranno per sempre inalterati. Grazie per averci seguito in questo approfondimento. Alla prossima!